Ciao a tutti! Benvenuti sul mio canale Celebrita dalla Turchia. Tutti i dettagli sono nel mio video. Se vi piace, lasciate un like e iscrivetevi. Potete sostenermi ancora di più cliccando il tasto Unisciti qui sotto. Grazie di cuore, e ora guardiamo insieme. Per anni, Gökberk Demirci ha schivato ogni domanda sulla sua vita privata. Ogni volta che i giornalisti provavano ad aprire quell'argomento, lui sorrideva, cambiava tema, custodiva tutto con un'eleganza disarmante. Poi, all'improvviso, quel muro si è incrinato. In un'intervista televisiva che nessuno si aspettava, l'attore ha scelto di parlare apertamente della sua relazione con Özge Yaz, la sua ex fidanzata e collega sul set della serie Yemin, La promessa. Bastarono poche frasi per accendere un incendio mediatico, parole che hanno fatto il giro del web e hanno riportato in primo piano una storia d'amore che, pur finita da tempo, non ha mai smesso di affascinare il pubblico. Quando la conduttrice gli ha chiesto perché quel legame non fosse arrivato al matrimonio, Gökberk ha ispirato profondamente, come per pescare la risposta dal posto giusto. Sì, ne abbiamo parlato. Avevamo persino fissato dei periodi, segnato date sul calendario. Ma lei era su una traiettoria professionale che non conosceva pause. Aveva paura di frenare, di perdere quel ritmo. Mi ripeteva, finisco questo progetto e ne discutiamo, e poi arrivava un altro progetto, e un altro ancora. Il silenzio che seguì disse più delle sue parole. Per la prima volta, un attore tanto riservato lasciava intravedere ciò che custodiva dietro lo sguardo. Quelle frasi hanno scatenato commenti, teorie, nostalgie. Tanti hanno ricordato gli anni in cui Gökberk e Özge erano la coppia più osservata della televisione turca. La loro alchimia sul set andava oltre la sceneggiatura. Presto il sentimento travalicò i copioni e divenne una trama che i fan seguivano con devozione, post dopo post, set dopo set. Ma, come accade spesso, la realtà si rivelò più severa della fiction. L'ho amata davvero, ha aggiunto Gökberk. Le porto un rispetto immenso, ma arriva un momento in cui l'amore da solo non basta. Se due persone non riescono a sognare lo stesso sogno, quel sogno svanisce. La frase è rimbalzata sui social come un'eco malinconica. Per alcuni è stato il segnale che lui provi ancora qualcosa, per altri è sembrata una catarsi, un addio pronunciato tardi, ma finalmente espresso. Nel giro di poche ore, i titoli si sono moltiplicati. Gökberk Demirci pensa ancora a Özge Yaz, la confessione più intima dell'anno, un amore interrotto dalla fama? Intanto, Özge Yaz ha scelto il silenzio. Secondo chi le è vicino, non ha gradito l'esposizione di un tema tanto personale. Non trovo giusto parlarne in pubblico, avrebbe confidato con discrezione. Parole sussurrate, forse, ma sufficienti ad alimentare la curiosità del pubblico. Fonti vicine a Gökberk assicurano che la decisione di parlare non sia stata impulsiva. Lui ci rifletteva da tempo, rileggeva quel capitolo, e alla fine ha sentito di doverlo chiudere con la propria voce. Sono felice per i suoi traguardi, avrebbe detto a un amico, ma a volte penso che, se ci fossimo incontrati in un'altra stagione delle nostre vite, sarebbe andata diversamente. Più che un appunto, suonava come il rimpianto di chi riconosce nel tempo, non nella mancanza d'amore, il vero antagonista della storia. Nei loro anni insieme, Gökberk e Özge sembravano inseparabili. I paparazzi li seguivano a ogni passo, le loro foto finivano in copertina, i fan analizzavano ogni gesto, ogni sguardo rubato tra una pausa e l'altra. Giovani, talentuosi, erano per molti l'incarnazione dell'amore moderno, nato sul set e cresciuto tra turni di riprese e sogni condivisi. Ma, mentre la fama cresceva, cresceva anche la distanza. Özge ha iniziato a moltiplicare i progetti, a firmare campagne, a guardare oltre confine. Gökberk, invece, ha intrapreso una fase più introspettiva, dedicandosi a sfide diverse e, secondo le voci, provando a colmare un vuoto emotivo che nessun ruolo riusciva a riempire davvero. Un conoscente dell'attore lo ricorda così: dopo la rottura, Gökberk si è chiuso. Viaggiava, si allenava, provava a rimettere in ordine la testa. Non l'ha mai denigrata, anzi, era chiaro che stesse ancora elaborando. Özge, al contrario, ha incanalato tutte le energie nel lavoro. La sua determinazione,
La disciplina sul set, la presenza scenica l'hanno portata a essere una delle interpreti più stimate della sua generazione. Col passare degli anni, le loro strade si sono definite, eppure l'ombra di quell'amore continuava a stendersi lunga. Ogni volta che Yemin, la promessa, tornava in replica, i social si riempivano di nostalgia, c'era chi giurava di rivedere quella scintilla negli occhi, chi invocava una nuova collaborazione, chi sognava senza pudore una seconda chance. Le recenti dichiarazioni di Gökberk hanno riacceso tutto ciò che sembrava sopito. Sui social i commenti si sono divisi, si capisce che l'ama ancora, ha scritto una fan. Özge ha fatto bene a proteggere la sua carriera, nessuna donna dovrebbe rinunciare ai propri sogni, ha ribattuto un'altra. La discussione è esplosa, i loro nomi in tendenza per ore. Eppure, al di là delle semplificazioni dei titoli, affiora una vicenda profondamente umana, due ragazzi che si sono amati e che sono stati travolti dal ritmo della vita. Eravamo sempre al lavoro, sempre di corsa, incastrati tra impegni, ha detto Gökberk. Non trovavamo mai il tempo per fermarci e respirare. Una frase che racconta la difficoltà, oggi così diffusa, di sincronizzare l'amore con l'ambizione. Per alcuni, parole del genere sembrano il preludio a un possibile riavvicinamento. Ma chi li conosce bene giura che quella relazione ormai appartiene al passato. Özge è immersa nella sua nuova serie accanto a un attore di punta, con un'agenda fitte di call, tavoli di lettura, notti in cui il set non dorme. Gökberk, dal canto suo, si prepara a un salto internazionale con progetti che lo porteranno in Europa, tra set stranieri e nuove sfide linguistiche. Eppure, nessuno dei due sfugge all'eco di una storia che ha segnato un'epoca televisiva. Un'amica di Özge racconta che, a volte, tra una scena e l'altra, l'attrice riguardi i vecchi frammenti di Yemin e le si velino gli occhi. Non lo ammette apertamente, sussurra, ma è evidente che quella fase della sua vita è stata importante. Ci sono amori che non si dimenticano, anche quando si superano. Restano come cicatrici dolci, ricordi che non fanno più male, ma che non scompaiono del tutto. Qui a Celebrita dalla Turchia vogliamo sapere cosa ne pensate. Credete che l'amore tra Gökberk Demirci e Özge Yağız possa rinascere col tempo? O era una storia destinata a chiudersi perché entrambi potessero crescere? Diteci la vostra nei commenti, e non dimenticate di iscrivervi per restare aggiornati su tutte le novità più emozionanti del mondo dello spettacolo turco. Attivate la campanella per non perdere nessun aggiornamento e, se volete sostenere il nostro lavoro, unitevi alla community di Celebrita dalla Turchia, lì condividiamo contenuti esclusivi e retroscena. In fondo, non è solo la storia di due attori, è la storia di chi, almeno una volta, ha dovuto scegliere tra l'amore e i propri sogni. Forse è per questo che le parole di Gökberk ci hanno toccato così tanto. Non erano semplici dichiarazioni, ma la confessione di un uomo che, guardando indietro, ha capito che certi amori non falliscono, semplicemente cambiano forma, si spostano in un luogo più quieto della memoria. Gökberk e Özge hanno segnato una stagione, dimostrando che la chimica tra due persone può superare il copione, anche quando la scena è finita, anche quando i titoli di coda scorrono e il pubblico torna a casa. Magari il destino li ha separati, ma la loro storia, come ogni storia d'amore che meriti di essere raccontata, continua a vivere negli occhi di chi, guardandoli sullo schermo, ha creduto che fosse possibile. E forse è proprio per questo che, ogni volta che si pronunciano i loro nomi, si avverte un brivido tipico delle cose che hanno lasciato il segno. Nel corso di quell'intervista, c'è stato un attimo in cui la telecamera ha indugiato sul volto di Gökberk, non c'era rabbia, non c'era rimpianto acido, solo una lucidità piena di tenerezza. Ha parlato di appuntamenti saltati, di treni presi al volo, di scene girate fino a tarda notte. Ha riconosciuto i propri errori, quel lasciarsi vivere dagli impegni, quell'aver dato per scontato che il tempo si sarebbe allungato per loro. Pensavo che ci sarebbe stato un domani per tutto, ha mormorato, e invece certi domani finiscono prima di cominciare. Chi era in studio ha trattenuto il respiro. Era come se stessimo assistendo non solo a una confessione, ma a un saluto educato, maturo, necessario. Dall'altra parte, il silenzio di Özge ha avuto la stessa forza delle parole di lui. Non è stata indifferenza, piuttosto il tentativo di proteggere una parte di sé.
Lei che in questi anni ha imparato a trasformare l'emozione in lavoro, il battito in disciplina, la fragilità in scena. Lei che ha sempre preferito far parlare i personaggi e lasciare che il pubblico intuissi da sé. Intorno, il mondo corre, i contratti, le premiere, i set che cambiano città. Ma le storie che hanno toccato il cuore restano uguali. Forse un giorno, tra impegni e nuove sfide, si incroceranno in un festival, in una sala a trucco, in un corridoio di studio. Forse si scambieranno un sorriso, di quelli che dicono stiamo bene senza bisogno di altri capitoli. E allora capiremo che tutto è andato dove doveva andare. Fino a quel momento, resteranno le immagini di Yemin, le interviste, i ritagli di giornale, i commenti in cui ognuno proietta il proprio pezzo di vita. Perché alla fine è questo che rende universale la loro storia, ci somiglia. Somiglia alle corse che facciamo ogni giorno, alla paura di perdere l'occasione, alla promessa che rimandiamo sempre di una settimana, un mese, un anno. E somiglia anche al coraggio di fermarsi e dire, è stato bello, è stato vero, e va bene così. Grazie per aver guardato il mio video. Ci vediamo al prossimo. Abbiate cura di voi, e ciao!